Sotto la voce case infestate ricadono tantissime abitazioni, ma non solo abitazioni, anche ex ospedali, ex manicomi, ex teatri, e sono centinaia, anzi migliaia in tutto il mondo, dove appunto in questi luoghi avverrebbero fenomeni paranormali, fenomeni inspiegabili. In questi luoghi normalmente sono successe tragedie come omicidi, situazioni davvero terrificanti, dove comunque il decesso della persona non è stata una cosa tranquilla, anzi è dovuta a una notevole sofferenza. E questi posti, questi luoghi, è come se fungessero tipo da contenitore, ecco, chiamiamolo così, per spiriti che comunque non sono riusciti a trovare la pace che cercavano e comunque che sono arrabbiati con moltissime persone proprio a causa di quello che gli è successo, di quello che gli è accaduto. Ma non è solo questa la motivazione, perché potrebbe essere anche che uno spirito abbia vissuto lì, ecco, per tutta la vita, addirittura sia nato lì. Quindi la prima persona che mette piedi in quello stabile, che può essere una casa, un teatro, magari anche un attore appunto che è morto durante un incidente su un set, lui, il suo spirito vive in quel posto. Le prime persone, ecco, diciamo, che mettono piede in quei luoghi vengono così aggrediti perché possono essere appunto, come ho detto prima, anche gelosi, soprattutto se si tratta di una casa e una persona addirittura ci è nata e ha vissuto per tutta la sua vita. Ciao ragazzi, io sono Umberto e oggi voglio parlarvi di quello che purtroppo è accaduto alla famiglia Snedeker. Indovinate chi ha indagato subito su questa terribile vicenda di questa famiglia, di queste povere persone? Proprio i coniugi Warren, i più famosi demonologi al mondo. Pensate che questa terrificante vicenda ha dato persino ispirazione ad un libro e nel 2009 pensate che addirittura ci hanno fatto un film intitolato The Haunting in Connecticut, tradotto in italiano Il Messaggero. Pensate che molti credono che la storia raccontata in questo libro e in questo film siano state, diciamo, un po' dei ricami, sono state, ecco, diciamo, modificate. Quindi di conseguenza risulta veramente difficile capire qual è la vera storia di quello che è successo appunto a questa famiglia. Comunque io sono qui oggi appunto per raccontarvela. Tutto iniziò nel 1986, quando la famiglia Snedeker decise di trasferirsi al 208 di Meriden Avenue, appunto nel Connecticut. Era una famiglia molto numerosa, composta da 3 maschi di 13, 11 e 3 anni. Una figlia che purtroppo poi si è divorziata e ben 2 nipoti. Il fatto di questo trasferimento era, diciamo, forzato perché il figlio di 13 anni purtroppo soffriva di una patologia, di una malattia molto grave, nota come linfoma di Hodgkin, che purtroppo prevede un cancro al sistema immunitario. Era ovvio quindi che questo ragazzo aveva l'assoluta necessità di trovarsi al più vicino ospedale possibile. Infatti non appena arrivato è stato ricoverato subito al Lucan Hospital. Questa casa venne soprannominata Halla Home ed era appunto a circa 5 km dall'ospedale. I coniugi Snedeker, Alan e Carmen, erano molto soddisfatti in quanto l'affitto era molto basso e soprattutto che la casa era molto spaziosa e ben tenuta, perfettamente adatta alle loro necessità. Sin dai primi giorni dal loro arrivo scoprirono che circa 20 anni prima questo insediamento serviva come mortuario, ovvero diverse sale con dei cadaveri dove venivano sistemati e preparati appunto per il funerale. Nel semiterato questa famiglia trovò resti di bare, casse, oggetti davvero strani, ecco, ma soprattutto moltissime foto di defunti ospitati in questa struttura. Ma la casa, appunto, come ho detto poco fa, era già in buone condizioni, erano solo sufficienti alcuni tocchi e la casa era davvero perfetta. Per evidenti motivi Philip, il nome appunto del bambino malato di cancro, venne sistemato in una grande sala al piano terra. Ma non fu solo, perché insieme a lui c'era il fratello Bradley, mentre il restante della famiglia si stabilì ai piani di sopra. I fenomeni paranormali iniziarono subito, pochi giorni dopo il loro arrivo, e il primo a notare che c'era davvero qualcosa che non andava, qualcosa di oscuro, qualcosa di veramente strano in quella casa, era proprio Philip. Il ragazzo iniziò a descrivere la situazione con folate di aria gelida, nonostante le finestre furono perfettamente chiuse. Ma non solo, anche di ombre strane che sia di giorno che di notte scivolavano lungo i muri. In più cominciavano anche rumori, suoni gutturali, suoni davvero strani provenienti da ogni angolo dell'abitazione. Ma il rumore che più ha colpito Philip è quello di un continuo e intenso sbattere di ali, come se ci fosse una piccionaia da qualche parte. La prima cosa che pensarono i genitori è che Philip
a causa appunto delle medicine che prendeva soffrisse di allucinazioni. Infatti quella che gli avevano dato era una terapia molto aggressiva, molto invasiva, a tal punto che ad un certo punto, pensate un po', che era privato addirittura di tutte le sue forze, non riusciva neanche più ad alzarsi dal letto. Purtroppo però per diverse settimane non diedero peso a ciò che diceva il ragazzino, sebbene tutti lamentavano la sparizione di propri oggetti personali, anche addirittura una rottura, cadute improvvise senza un'apparente spiegazione logica. Ma non è solo questo, perché passavano notti intere, una dietro l'altra, ad avere incubi e avevano la sensazione, ecco, di come se qualcuno li spiasse da qualche angolo. Philip in qualche modo se la prese perché nessuno gli diede ascolto e con l'andare del tempo iniziò a isolarsi sempre di più, a rimanere molto chiuso, a rimanere un po' più sulle sue, per sfociare improvvisamente in attacchi di panico e violenza inaudita senza alcuna spiegazione logica. Ma anche in quel caso pensarono tutti che le sue reazioni così violente erano sempre dovute al fatto delle medicine che prendeva. La famiglia iniziò a preoccuparsi davvero quando videro che Philip iniziò a sfogliare ed interessarsi ad alcuni libri esoterici che il padre teneva nella libreria e a scrivere poemi in versi con temi legati alla sofferenza e alla morte. La preoccupazione ebbe un culmine quando Philip un giorno si presentò alla porta dei vicini, in totale stato confusionario e chiedendo una pistola, sapete per fare cosa? Per ammazzare suo padre. Da quel momento in poi all'interno di quella casa le situazioni iniziarono a peggiorare drasticamente in maniera molto più pesante e solo in quel momento tutta la famiglia iniziò a pensare che effettivamente non erano soli in quella casa, c'era ben altro. La madre di Philip, Carmen, un giorno vide una perdita impressionante dalle tubature della cucina, ma non era una semplice perdita, perché il colore della chiazza era di colore rosso sangue, come il sangue che improvvisamente invase tutta la cucina in soggiorno. La colpa, ragionando in modo razionale, venne dato ai tubi pieni di ruggine, che vennero praticamente sostituiti subito, immediatamente. Ma nei giorni a seguire la donna venne aggredita in modo così violento e scaraventata sul pavimento da forze invisibili e oggetti anche nelle sue vicinanze caddero per terra rompendosi. Ma non è finita qui, ragazzi, perché la nipotina iniziò a scappare e urlare tutte le notti, affermando che qualcosa di strano, più che altro soprattutto una mano, cercava di afferrarla continuamente per tutta la notte senza dare alcun tipo di tregua. Diceva inoltre di sentire degli strani rumori provenienti dall'interno del mobile e che alcuni suoi pupazzi la fissavano in continuazione. Per 1 anno e mezzo circa questa famiglia fu vessata da diversi eventi paranormali, ma a rimetterci di più è proprio Carmen, la moglie, dove comparvero addirittura sul suo corpo ferite, graffi, lividi, morsi e spinte improvvise provocate ovviamente come sempre da forze invisibili. Una stranissima coincidenza che notò la donna è che questi attacchi venivano sempre quando lei sgridava praticamente Philip, lo rimproverava per qualcosa, allora a quel punto veniva aggredita. Molto presto anche lei notò un'ombra strana che sembrasse seguirla per tutta la casa. A volte diventava anche molto più tangibile, sembrava quasi si potesse toccare, aveva lineamenti molto più definiti rispetto alla normalità. Infatti Carmen ebbe proprio modo di descriverla e la descrisse così. Era molto magro, aveva un volto squadrato, pochi capelli e occhi neri come la pece. Portava inoltre piccoli occhiali rotondi ed il suo sorriso era talmente grande che faceva davvero impressione. Alan era spesso e volentieri fuori di casa per lavoro e continuava a sminuire tutti gli eventi paranormali riportati dall'intera famiglia. Così la donna prese una decisione, andò in chiesa e si confessò col parroco, che purtroppo neanche lui le diede più di tanto retta, non l'ascoltò. Ma quando ad un certo punto anche Alan fu protagonista di fenomeni paranormali, come ad esempio quadri che cadevano accanto a lui, ma non solo, risate inquietanti nei corridoi, ombre che ha cominciato, meno male, fortunatamente, a vedere anche lui. Allora a quel punto, ma solo a quel punto, contattò Ed e Lauren Warren. Infatti loro non tardarono ad arrivare e si misero subito a fare ricerche in quella casa e scoprirono ben presto che i vecchi proprietari si erano macchiati di crimini orrendi, come la necrofilia, rituali satanici e chi più ne ha più ne metta. Secondo i demonologi, ad infestare la casa non erano spiriti, ma vere e proprie entità demoniache, che avevano trovato nel sofferente Philip un varco per passare dall'altro mondo al nostro. Dopo numerosi tentativi di coinvolgere il parroco della chiesa per un eventuale esorcismo della casa, gli Snedekers puntarono sul mostrarsi in TV, esponendo il loro caso, in modo tale che la chiesa non potesse più assolutamente tirarsi indietro. Furono infatti ospitati da John Zaffis, noto conduttore televisivo, e con l'aiuto dei Warren ottennero l'attenzione a cui miravano,
proprio l'aiuto della Chiesa. Infatti il rituale esorcistico si svolse il 6 settembre 1988. A loro dire la purificazione ebbe avuto successo, ma purtroppo durò solo poche settimane e i fenomeni paranormali tornarono a farsi vivi in maniera ancora più aggressiva. Tutta la famiglia, ormai palesemente stressata da tutta questa situazione, alla fine si trasferì e non si seppe più praticamente quasi nulla, se non che Philip morì a 38 anni nel gennaio del 2012. Da allora nella Allan House si sono susseguiti diversi inquilini, ma nessuno di loro sembrerebbe aver mai avuto a che fare con vari fenomeni paranormali, ma nemmeno uno. Quindi vissero serenamente in quella casa anche per molto tempo. Ragazzi, ancora oggi questa infestazione viene considerata come una delle infestazioni demoniache più devastanti di tutta l'America, di tutti gli Stati Uniti addirittura. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividete questo video. Ma intanto andiamo avanti perché ho un'altra bella storia da raccontarvi, davvero molto intrigante. Come molti sappiamo, tutte le città, bene o male, hanno le proprie storie di fantasmi, luoghi infestati, ma quella che vi sto per raccontare ora è davvero differente rispetto a tutte le altre, ma soprattutto molto insolita, perché appena fuori da Modena, in una via dove la congiunge la frazione di San Damaso o San Damaso, adesso ragazzi perdonatemi ma non so come si pronunci, c'è Villa Buonafonte, una costruzione costruita nel XVIII secolo e attualmente sottoposta a restauro da parte del comune. Ma questa casa è meglio conosciuta come la casa dalle 100 finestre, un nome un po' bizzarro, che ne dite? Un luogo ricco di misteri ed eventi paranormali. In realtà si tratta di un complesso di 3 edifici costruiti intorno al 1700. Le famiglie che si susseguirono nel complesso erano famiglie piuttosto facoltose e altolocate nella società modenese. A dimostrarlo infatti sono i magnifici decori che ci sono all'interno. Tra gli ultimi proprietari c'erano i conti Bentivoglio, che la usarono più che altro come casa estiva. Al suo interno si possono osservare decori romantici dell'Ottocento al neoclassico e per finire allo stile Liberty, specialmente sui soffitti voltati e lungo i muri. Dalla buona conservazione, gli arazzi, gli affreschi e i particolari architettonici, il comune ha deciso di esaltare la bellezza del complesso con svariati interventi di ripristino per poterlo rendere così di nuovo abitabile dopo tantissimi anni di abbandono. Tuttavia questa casa, o meglio la casa dalle 100 finestre, è da anni e anni che è al centro dell'attenzione di moltissimi curiosi che ogni volta cercano di avvicinarsi in qualche modo ed intrufolarsi tra le mura per indagare sulle dicerie, quale vogliono che questa casa, dicono tutti, che sia infestata. Ma ragazzi, non dicono che sia solo infestata, dicono addirittura che sia persino magica, ma soprattutto ingannatrice. Infatti su questa casa si raccontano 3 storie davvero inquietanti che oggi sono proprio qui per raccontarveli. Ma partiamo con la prima, perché questa storia vuole che nel 1962 una delle figlie del proprietario, poco più sedicenne, fece una stupidata, una ragazzata come meglio dire, e perse la vita. Pensate che si mise a camminare lungo una statale dove fu travolta da una Maserati ad oltre 140 km all'ora, guidata da un collaudatore. Il padre, dopo quel terrificante incidente, prese la figlia e decise di seppellirla proprio dietro casa, in modo tale da poterla sempre avere accanto a lui, sempre averla al suo fianco. E proprio da quel giorno iniziò un'infestazione vera e propria. Tutt'oggi chi si avventura tra quelle mura afferma che di notte si sentono sussurri, risate inquietanti, voci che sembrerebbero provenire da lontano di una ragazza e infine figure che di tanto in tanto si intravedono e sembrano rincorrersi nel giardino di questa villa, ma solo ed esclusivamente nelle notti di luna piena. La seconda storia invece identifica la villa dove sembrerebbe che il tempo si allunghi di almeno 6 o 7 volte rispetto alla norma. Pensate che alcuni testimoni raccontano addirittura di fenomeni extratemporali e una volta usciti in realtà il tempo non è trascorso solo di qualche minuto, ma ben di diverse ore. Alcuni ghost hunters che si sono introdotti nei suoi edifici affermano che per visitare tutto quello stabile ci hanno impiegato circa 6-7 ore. Ma ragazzi, qui vi faccio una domanda, o meglio, vi metto un dubbio. 6-7 ore di rallentamento del tempo? 6-7 ore per visitarla? Magari mettete nei commenti voi cosa ne pensate di questa cosa assurda, di questo tempo che rallenta improvvisamente appena si mette piede all'interno di questa villa.
Ma andiamo avanti con la terza e ultima storia, che forse era più originale. Pur non riguardando il paranormale, molte persone si sfidano a contare tutte le finestre di questa immensa villa, che infatti sono appunto 100, da cui prese il nome appunto questa villa, la casa dalle 100 finestre. E sapete che cosa c'è davvero qua di incredibile? Che ogni volta che si iniziano a contare le finestre e si arriva fino alla fine e si ricomincia da capo, il numero di queste finestre aumenta. Vi faccio un esempio: chi si mette a contare le finestre la prima volta può contarne 100, la seconda volta può contarne anche 120, 130. Ragazzi, questa casa, questa villa, o meglio, il termine più adatto, ha davvero, soprattutto nasconde molti misteri, e sarebbe davvero il caso di approfondire molto di più su questa questione. Insomma, andare un po' più a fondo durante qualche indagine. Voi che ne dite? Andiamo assieme? Ragazzi, date un'occhiata anche al video che vi sto per mettere qui, perché qui racconto delle cose davvero incredibili. Ragazzi, anche per oggi questo mio video termina qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, condividete questo video e tempestatelo di like. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!